Bentornati sul canale di Dax e Max, ragazzi, bentornati Tamers, bentornati con una Digi sorpresa quest'oggi. Un unboxing inaspettato perché non l'abbiamo anticipato in nessuna maniera, ma una bella esclusiva per Dax e Max. Eh sì, ragazzi, direttamente dall'Ucraina, oggi... Direttamente dal Japan, ma è comunque una versione western, il Tamers Evolution Box in tutto il suo splendore, come avete visto. Avete già visto qualcosina nell'anteprima e niente, andiamo a spulciare quello che c'è dentro e a vedere anche la scatola, perché ci sono delle cose molto carine. Molto molto carine sia all'esterno esteticamente, come vedete qui ci sono un po' di simboli a noi noti e poi anche in quest'altro verso, o forse in quest'altro. Esatto, la versione pixellosa di alcuni Digimon. Esatto, i famosi V-Pet riproposti qui. Sono praticamente tutti i livelli 5, i livelli champion, molto molto belli. Andiamo subito? Vai. Holy crap! Guardate che disegno favoloso! Favoloso, bello, 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 bello. Qui abbiamo World Greymon, poi ci sta il Kakumon, carichissimo, c'è Metal Garurumon, c'è Angewomon e Mega Kabuterimon. Lei è Lilymon. Sì, mi sa di sì. E poi, ultimo ma non ultimo, il nostro stand preferito di JoJo Le Bizarre Adventure. Esatto. È Garudamon, carichissimo. Che non riesco, poverino, eccolo, lo sto mettendo a fuoco abbastanza, ma neanche troppo. Ma ti ci mette lui a fuoco. Esatto. Mazza che bel carina. disegno, bello veramente. Poi come dicevamo sotto abbiamo i vari simboletti. Sicuramente i nostri amici dei Giocatori 2 li riconosceranno presto, ma anche tutti voi grandi fan di Digimon. Sì, mi ricordo molto bene anch'io. Belli. Bella grafica, ecco qua, sempre molto digitaleggiante, pixelloseggiante, da dove tutto iniziò, appunto, i V-Pet. I miei, tra l'altro, preferiti. Il mio, tra l'altro, preferito. Ok, senza indugio, come sempre, andiamo ad aprire quello che la mamma Bandai ci ha offerto in sacrificio. Ueppa! Non vi abbiamo fatto vedere fuori, forse l'avete già visto in qualche maniera, ma c'erano tutte le componenti di questo box e la cosa che sicuramente spunta di più al volo è il playmat. Guardate che bello, appunto il disegno che avevamo di fuori, bello digitalmente colorato. Adesso andremo anche a testarne la qualità dei materiali. Il disegno è stampato benissimo, molto bella la stampa, però ci sono rimasto un po' male perché pensavo che fosse quello stampato con l'area di memory gioco, gauge, con tutto in realtà. Invece no, è soltanto il disegno, ma la memory la vedremo a brevissimo perché l'abbiamo so che per la memory c'è una sorpresa, ma eccola qua, eccola, infatti. Guardate che bello, sempre pixellina e soprattutto laminata infatti riflette tantissimo. Wow, che ragazzi, figata. Non so se riuscite a vederla, ragazzi, ma ha una foilatura anche questa della Madosca. E ovviamente c'è tutto l'albero evolutivo di Gabumon e di Agumon. Giralo, ve lo anche giri, dall'altro verso. Rosso e blu. Molto bello. V-Pet direttamente dal 1900, since 1997. Voilà, bello, interessante averlo fatto in questa maniera pixellina. Ecco, ma quello che vi dicevo che mi aspettavo di trovare proprio le sagomine delle carte, no? Dove mettere il deck, dove mettere la security stack. No, l'hanno fatto molto improntato sull'artwork. Così comunque non so se volete appoggiare la pentola che state togliendo dal fornello, potete farlo. Potete usarlo anche in quella maniera. Ma gli amanti dei V-Pet e dei pixellini saranno contenti di vedere che c'è anche un portadeck pazzesco
guardatelo. Wow. Fantastici, cioè hanno messo proprio tutti quelli di Digimon Adventure. Sembra di vedere un principali. Blastoise e un Caterpie in alto a destra. Solo per pochi, ragazzi. Vagamente, per vagamente. pochi o un Machamp, attenzione, e un Nidoran, no, Certamente. E Nidorino. guarda, c'è Dodo Esatto. con una testa sola, anzi no, Farfetch. No, vabbè, a parte stupidaggini, ragazzi, è un bellissimo portadeck, guardate sopra appunto con i simboli Delle medaglie allenatori. Esatto. No. Ormai, ragazzi, i riferimenti sono ovviamente scherzosi, ma forse anche doverosi, perché appunto ci sono molte somiglianze. si sono, diciamo, sviluppate insieme i due brand, ma a noi quello che interessa oggi appunto è proprio questo dei Digimon. Andiamola ad aprire, a togliere queste plasticacce, tanto anche se il collezionista che è me un po' è dispiaciuto di aprirlo, ma allo stesso tempo il bimbo appassionato di Digimon che è in me è molto più contento di utilizzarlo. Battle and Evolution, fantastico, bellissimo, simpaticissimo. Lo strap è molto utile, devo dire. Lo strap rende il tutto molto più comodo e dentro, guardate qua. Avrei preferito che fosse quello magnetico, però vabbè, dai. Bene, vabbè, comunque abbiamo delle belle poi bustine all'interno, sempre pixelline come piacciono a noi, ma non è finita qua. Cosa abbiamo qua? Delle belle promo? Assolutamente sì. Non solo, abbiamo le stesse promo anche in versione giapponese. Guardate qua. Che carino. Simpatica, abbiamo doppio delle promo sia in Jap che in Eng. E adesso l'andiamo subito ad aprire. Ma prima ancora c'è anche un bel divisorio con il Digi-Egg che si schiude, fantastico, bellissimo, ottimo così. E voilà! Tamers Evolution Box. Sicuramente un box da collezione per super nostalgici e super fan di Digimon e di Digimon Card Game. Andremo appunto ad avere un fantastico playmat, ragazzi, dalla qualità altissima sia di stampaggio che di materiali, ve lo assicuro. Poi con il dietro bello antiscivolo, con un buon grip, e qua è bello 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 liscio. Poi questa splendida barra di memoria, memory gauge, con linea evolutiva di Agumon a partire dal Digi-Egg e di Gamma. Bello. Sfide classiche rosso vs blu saranno ancora più fiere. Poi queste bustine sempre con una grafica pixellina come piace a noi, con tutti gli 8 colori e gli 8 simbolini, il Digi-Egg pixelloso al centro, ottima qualità e con fondo silver che rifletterà tantissimo, ma guardate però, guardate perché questa era per i Digi-Egg. Esatto, infatti. E la sorpresa che effettivamente non ricordavo è che abbiamo, credo 50 o forse di più, spero di più, fatte così. Queste sono per il deck. Sì, deck e Digi-Egg deck. Digi-Egg. Bellissime, sempre tutte molto sbrilluccicanti. Ma diciamo pure al nostro Dax che la gente è qui per vedere le promo, ragazzi, le promo. Ulteriori parallel art, alternate art, alternative art. Allora abbiamo Shadow Wing, questa bella option, costo 1, uno dei tuoi Digimon prende più 3000 per il turno e parte dalla security dando security attack più 1 a tutti quanti fino alla fine del tuo prossimo turno. Questa viene dallo starter deck rosso e appunto con un art diverso. Poi c'è Gaia Force, ottimo, guardate quanto cazzarola è bello, wow, fantastico. Questa è veramente bella, Pazzesca,
Abbiamo finalmente un'altra option. Starà benissimo nel mio nuovo mazzo giallo. Effettivamente che forse sta bene dappertutto. Hammer Spark a costo zero, appunto la mitica option che ci dà 1 di main e 2 dalla security. Quindi è un'altra delle carte sicuramente più giocate allo stato attuale. Cocytus Breath o Cocytus Breath, ancora devo capire bene la pronuncia. Il rimbalzello per eccellenza, mamma mia che bello, cioè questi disegni sono favolosi. Adesso scusate, devo vedere chi l'ha disegnato. Ah, questo viene direttamente da Ishibashi Yosuke, me lo segno, fantastico, gran disegnatore. Appunto, rimbalziamo in mano a costo 7 un Digimon avversario. Le carte che abbiamo già visto, ragazzi. Assolutamente sì. Evans Gate per il giallo, eccolo qua, più 3000 per il turno, costo 1, e soprattutto dalla security tutti i tuoi Digimon e security Digimon prendono più 5000 per il turno. Guardate quanto diamine è bella questa, cioè pazzesca. Il disegnatore è un altro ancora, anche se lo stile hanno mantenuto uno stile abbastanza similare. Heaven's Charm con la bellissima Angewoman, fantastico, mamma mia. Computer grafica allo stato dell'arte. Questa a costo 2, uno dei Digimon avversari prende più 2000 e ovviamente dalla security ce la riprendiamo in mano. Bene, altre carte per il mazzo giallo. Esatto, adesso il mazzo è molto impallato col suo mazzo giallo, io invece vado di viola e abbiamo anche rifatto un bel rosso interessante. Comunque Hornbuster anche per il verde a costo 1, più 3000, il classico baffino che ci piace. Dalla security invece andiamo a sospendere un Digimon avversario e ce la prendiamo pure in da mano. Concludiamo con Lillimon che spara il suo cannone floreale a tutta potenza, bellissima anche questa, fantastica. Non sono foil ma hanno uno stile grafico tutto particolare, cioè in realtà hanno una sorta di foilatura, non so se riusciamo a farlo vedere, il nostro cameraman di fiducia mi dirà di sì o di no, ma... sì, abbastanza, diciamo che il fuoco, ragazzi, è veramente ostico in questo caso perché la luce, come vedete, riflette, ma penso comunque che si sia visto abbastanza. Vi assicuro che è di una bellezza unica e con 2 sospenderemo un Digimon avversario dalla security, tutti i Digimon dell'avversario senza blocker. Belle, utili, favolose. Ovviamente abbiamo le stesse in versione giapponese, ve le facciamo vedere molto rapidamente. I disegni sono gli stessi, cambia soltanto che appunto sono con le scritte giappe. Comunque vale veramente la pena, signori. Un box da collezione per nostalgici e super fan. Lo ridico perché effettivamente lo è. Vediamo anche la versione giappo. Sono identiche, semplicemente non in inglese, quindi chiaramente... Esatto, purtroppo non potremo utilizzarle nei canali ufficiali, nei tornei ufficiali, però le abbiamo comunque per collezione. Adesso vediamo se riusciamo a far vedere anche un po' di brillantezza, sta foilatura denominata forse, dico una cavolata, silver, perché ha proprio le tonalità argentee. Pazzesche, ragazzi, pazzesche. Veramente molto belle, come sempre escono dalla cornice perché esatto, le full ci piace, art come ci piacciono così. Ragazzi, ma ci siamo scordati la cosa più importante. Era talmente piccola e nascosta dentro il box che è saltata fuori all'ultimo. Il segnalino Delle memory, trasparente con l'ovetto, fantastico. E lo useremo presto Al prossimo match. Ragazzi, avete visto tutto quello che c'era qui dentro, tutto molto figo, carte molto fighe, box portacarte, foderine, prontissimi per i tornei. È veramente il tutto. una figata. Ognuno ovviamente personalizzerà il proprio playmat, quindi io sicuramente ne acquisterò un altro dove perlomeno ci sono le varie aree, quindi area deck, area gioco, insomma mi piace di più quella versione lì, ma devo ammettere che anche questo è molto figo. Ha il suo perché, è molto bello anche qualitativamente, e il disegno appunto
è superlativo. Ragazzi, speriamo che vi sia piaciuto. Era un'edizione limitata, quindi non so se riuscirete ancora a beccarlo in giro. In caso cercate di contattare gli store a voi più vicini e di fiducia. Come sempre in descrizione noi vi lasciamo il nostro e tutte le altre informazioni, ovviamente, per continuare a seguirci, a capire e a stare insieme. Troverete il canale Discord in cui ci troviamo quasi giornalmente a discutere e a organizzarci anche per delle partite sul Fan-Made, ma anche su Untap, quindi venite a seguirci, guardate tutto in descrizione. Ebbene ragazzi, noi siamo pronti, andiamo subito a farci un bel match. Max, che dici? Esatto, andiamo a giocare e vi ricordiamo che sono partiti anche i match diciamo in presenza, quindi perlomeno qui da noi ora, Covid permettendo, stiamo cercando di organizzarci al meglio. Assolutamente, la prima tappa l'abbiamo già fatta e il vostro Dax l'ha portata a casa. Seguiteci su Instagram per vedere i risvolti di queste partite e soprattutto tutte le piccate che troviamo nei pacchetti Dash, Tamer eccetera, i promo che riusciamo a vincere e a portarci a casa. Da Dax e Max e il Tamers Evolution Box è tutto. Restate sintonizzati, likeate, condividete, iscrivetevi e soprattutto lavatevi le mani prima di mangiare, che è importantissimo, e soprattutto prima di giocare a casa. Soprattutto tornate qui per vedere i nostri match sul canale di Dax e Max. Alla prossima! Ciao! Bella!